Ciao, io sono Rita e questo è Top 10 Misteri e Curiosità, la rubrica dove vi porto alla scoperta di 10 tra i misteri più inquietanti e le curiosità più strane da tutto il mondo. Se è la prima volta che passi di qui, benvenuto o benvenuta e se ti piacciono questi argomenti, iscriviti al canale, lascia un like e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Il vostro supporto, ragazzi, per me è sempre importante. E detto ciò, oggi vi porterò in un viaggio inquietante tra 10 oggetti maledetti che non vorreste mai vicino o non vorreste a casa vostra. Nessuna bambola questa volta, ma reliquie, pietre preziose, dipinti e manufatti dal passato oscuro e misterioso. Partiamo con il primo oggetto, il diamante Hope. Il diamante Hope è una delle gemme più famose e inquietanti al mondo, con un peso di oltre 45 carati e un colore blu intenso e ipnotico. Questo diamante ha una storia segnata da tragedie. Scoperto in India nel XVII secolo, fu venduto a re Luigi XIV di Francia. Da lì in poi una serie di disgrazie colpirono i suoi possessori. Luigi XVI e Maria Antonietta furono ghigliottinati, altri morirono in povertà o a causa di eventi violenti. Oggi si trova allo Smithsonian Museum di Washington, dove migliaia di persone lo ammirano ogni anno, ma sempre a debita distanza. Arriviamo al secondo oggetto, la sedia di Thomas Babsey. Questa innocente sedia in legno, esposta al Thirsk Museum in Inghilterra, è considerata così pericolosa che è stata appesa a metà parete per evitare che qualcuno vi si sieda. Sarebbe utile a molte persone, secondo me. Questa sedia apparteneva a Thomas Babsey, condannato all'impiccagione nel 1702 per aver ucciso il suocero. Secondo la leggenda, poco prima di morire, Thomas maledì tutti i presenti e tutte le persone che si sarebbero sedute sulla sua sedia. E accade proprio questo: dopo la morte di Thomas, qualsiasi persona che aveva il coraggio di sedersi sulla sua sedia finì con l'ammalarsi o con il morire tragicamente poco dopo. La prima morte fu quella di un uomo che consumò un pasto seduto sulla sedia proprio di Thomas e subito dopo avvertì un malore. L'uomo venne trovato la mattina seguente impiccato ad un albero. Poi fu la volta di una donna che morì di infarto a distanza di un giorno e di un uomo che cadde dal tetto di una casa. Le voci cominciarono a girare e la locanda venne ribattezzata Babsy Stop Inn, come il suo cognome praticamente, e i successivi proprietari nei decenni a venire non ebbero mai il coraggio di buttare via quella sedia, lasciandola sempre al suo posto e informando i pochi ospiti che non conoscevano la leggenda di non sedersi per nessun motivo su quella sedia. Siamo nel 1968. Tony Hanshaw, il nuovo proprietario della locanda, inizialmente non credeva alla leggenda, additandola solo come pretesto per fare pubblicità al locale, ma dopo diverse morti misteriose l'uomo decise di rinchiuderla in un ripostiglio. Infatti davanti ai suoi occhi morirono due piloti di aerei e che per gioco si sedettero sulla sedia. I due uomini usciti dalla locanda vennero investiti da un'auto. Morì anche un giovane muratore che fu costretto dal suo capo di sfidare il destino e di sedersi su quella sedia. Il ragazzo morì lo stesso giorno nel cantiere e l'ultima vittima fu il fornitore di bevande che non credeva alla leggenda. Nel 1978 il proprietario decise di donare la sedia al Fisk Museum a patto che proibissero alle persone di sedersi sopra e così fecero, appendendola al soffitto dove è ancora oggi. Passiamo al terzo oggetto, il dipinto di The Crying Boy. Tutti sappiamo, tutti conosciamo quei dipinti, quei famosi dipinti di quei bambini dove piangono nel quadro. Negli anni '80 in Inghilterra molti racconti inquietanti emersero attorno a questo dipinto intitolato The Crying Boy, raffigurante un bambino triste con una lacrima sul volto. Questo quadro, prodotto in serie e presente in molte case britanniche, fu trovato più volte intatto tra le macerie di abitazioni distrutte dagli incendi. I vigili del fuoco iniziarono a notare la coincidenza e nacque la leggenda. Il dipinto era maledetto e causava incendi, ma resisteva alle fiamme. Molti impauriti distrussero o gettarono via il quadro.
La stampa lo definì il quadro che non brucia. Passiamo all'oggetto numero 4, l'obelisco di Aksum, che è un'antichissima stele monolitica etiope risalente al IV secolo. Alta più di 24 metri, fu trafugata dall'Italia nel 1937 durante l'occupazione fascista e portata a Roma come simbolo di conquista. L'obelisco di Aksum, il 13° monumento che attraverso i secoli Roma ha portato nella sua cinta augustea dalle terre d'Africa, inaugurata nella piazza di Porta Capena dal governatore dell'Urbe alla presenza del popolo e delle rappresentanze del regime. Tuttavia, sin dalla sua rimozione iniziarono a verificarsi eventi sfortunati, crolli, tensioni politiche e una serie di disgrazie legate ai tentativi di trasporto. Dopo una lunga battaglia diplomatica, l'obiettivo di riportarla in patria fu finalmente raggiunto nel 2005. In Etiopia si racconta ancora che spostare antichi simboli sacri porti a squilibrio e sciagura. Infatti è un po' vero, comunque prendere oggetti antichi da qualche altro posto, oppure anche semplicemente oggetti appartenenti a case abbandonate o case, non lo so, di qualsiasi genere, secondo me porta a una sfiga terribile. Accertatevi sempre una volta che, anche se acquistate degli oggetti antichi, oggetti particolari nei mercatini dell'usato, ecco, accertatevi sempre di che tipo di oggetto vi state portando comunque a casa e cercate sempre di fare una purificazione comunque con della salvia bianca o magari cercate di purificarlo in qualche modo, ecco. Se volete dei consigli scrivetemi nei commenti, ve ne posso dare a valanghe, ecco, su oggetti. Quindi non quindi fate molta, molta attenzione, ecco, vi dico questo. Passiamo all'oggetto numero 5, il vaso di Basano. Siamo nella seconda metà del XV secolo. A Napoli, la notte prima di un matrimonio, la futura sposa riceve come regalo un meraviglioso vaso fatto in argento. Quella che doveva essere una notte di festa presto si tramutò in un incubo. La futura sposa, quella stessa notte, venne barbaramente ammazzata e il suo cadavere fu abbandonato sul ciglio della strada, con ancora il vaso stretto tra le braccia. Diverse voci cominciarono a girare e si diceva che la donna avesse promesso vendetta ai suoi sicari. Una vendetta che si è giunta, ma non colpì i suoi assassini, ma colpì la famiglia della vittima, perché portò a casa con sé quel vaso, quel famoso vaso, e da quel momento cominciarono ad accadere cose strane. Appunto, la famiglia della futura sposa venne colpita da morti improvvise, malattie rare, fulminanti e infarti. Chiunque decideva di custodire quel regalo prezioso, il vaso finiva con il morire di lì a poco. Fu così che, capendo che tutte quelle morti erano dovute dal vaso maledetto, decisero di recarsi in un bosco e di seppellire lì il vaso. Da quel momento le morti si arrestarono. La maledizione del vaso di Basano sembrava ormai dimenticata. Passarono secoli e la storia della sfortunata sposa si tramutò in una di quelle leggende piene di folklore e che tutti da bambini abbiamo ascoltato almeno una volta. Ma nel 1988 un uomo, mentre si trovava in un bosco per caso, ritrovò il vecchio vaso di Basano. Lo portò a casa e all'interno del vaso trovò un biglietto quasi del tutto consumato con scritto su: attenzione, questo vaso porta morte. Pensando si trattasse solo di uno scherzo, decise di vendere il vaso durante un'asta. Il vaso era tornato e anche le morti erano ricominciate. Un farmacista si comprò il vaso per ben 4 milioni delle vecchie lire. Lo portò con sé a casa ignaro della maledizione e 3 mesi dopo l'uomo fu ritrovato senza vita, una morte inspiegabile. La moglie, conoscendo la famosa leggenda del vaso di Basano, decise di disfarsene subito. Fu così la volta di un chirurgo che, attratto dalla bellezza del vaso e scettico sulla maledizione, decise di acquistarlo e il suo destino non fu diverso da quello degli altri proprietari. Infatti, dopo solo 2 mesi, anche il chirurgo venne trovato
senza vita nel suo appartamento, colpito da un'infezione improvvisa. La famiglia del chirurgo decise così di disfarsi subito del vaso, che venne acquistato da un archeologo per la sua collezione. La famiglia dell'archeologo non voleva quel vaso in casa, ma l'uomo era testardo e quindi decise di portarlo comunque in casa. Scelta pessima, perché anche l'archeologo non fece una bella fine, ecco. La leggenda del vaso di Basano era sulla bocca di tutti e la famiglia dell'archeologo fece fatica a vendere quel vaso, però un giorno si fece avanti un uomo, stesso destino degli altri. Questa volta la famiglia dell'ultima vittima lanciò il vaso dalla finestra e, visti dalla polizia, gli agenti riportarono il vaso in casa e multarono anche la famiglia. Guarda che sorte. I proprietari del vaso, terrorizzati, tentarono di consegnare il vaso alla polizia, che rifiutò e cominciò a girare per musei, ma nessuno voleva prendere quel vaso. Fu così che, pensando di poter sopravvivere solo se il vaso venisse venduto, decisero di sfidare il destino e rinchiudere il vaso in una scatola di piombo e una notte seppellirlo in un antico cimitero, senza lasciare tracce e indicazioni a nessuno. La maledizione è così stata interrotta e la famiglia, ormai libera da quell'alone di morte, ha potuto continuare la sua vita senza pericoli. Da quel momento nessuno ha più visto il vaso, secondo alcuni è ancora seppellito nel cimitero, secondo altri invece la famiglia non è riuscita a liberarsene e continua a tenerlo con sé, lutto dopo lutto, generazione dopo generazione. Passiamo all'oggetto numero 6, lo specchio di Maria Antonietta. Questo specchio antico, conservato oggi in una collezione privata in Francia, sarebbe appartenuto alla regina Maria Antonietta. Dopo la sua esecuzione nel 1793, circolarono voci che il suo volto apparisse nello specchio, in particolare durante la notte o in momenti di grande tensione emotiva. Alcuni servitori dichiararono di aver visto la figura della regina o sentito il suo respiro mentre passavano davanti al vetro. Ancora oggi chi possiede lo specchio racconta strane visioni e suoni inspiegabili provenienti dalla stanza in cui è conservato. Passiamo all'oggetto numero 7, il diamante Koh-i-Noor. Forse lo pronuncio male sicuramente. È un altro leggendario diamante, oggi parte della collezione dei gioielli della corona britannica, conservato nella Torre di Londra. Scoperto in India, questo diamante passò di mano tra sovrani, imperatori e coloni. Secondo la leggenda porta fortuna solo alle donne e rovina gli uomini. Secondo me sarebbe utile a tante donne. Ed ecco perché da quando è stato inserito nella corona britannica solo le regine lo hanno indossato. Si dice che ogni uomo che abbia cercato di possederlo abbia fatto una fine violenta o disastrosa. Passiamo all'oggetto numero 8, l'anello di Silvianus. Nel 1785 fu ritrovato in Inghilterra un antico anello romano con una scritta misteriosa. Apparteneva al senatore Silvanus, che lo prese e lanciò una maledizione contro chi lo aveva rubato. La maledizione fu scoperta su una tavoletta sepolcrale in un tempio vicino. Questo anello è oggi custodito al Devine, una villa storica nel Regno Unito. Curiosità, si dice che Tolkien abbia visitato questo sito e tratto ispirazione per l'Anello del Potere del Signore degli Anelli, il famoso film che tutti conosciamo. Passiamo all'oggetto numero 9, l'Arca dell'Alleanza. L'Arca dell'Alleanza è forse l'oggetto più leggendario di questa lista, descritta nella Bibbia. Conteneva le tavole delle leggi date da Dio a Mosè. Oggi si crede che sia custodita nella chiesa di Nostra Signora di Sion Exum in Etiopia, sorvegliata da un unico monaco che ha giurato di non lasciarla mai. Chiunque abbia tentato di avvicinarsi all'arca ha raccontato strani malesseri, visioni e addirittura morte improvvisa. Nessuno, tranne il guardiano, può confermare o smentire. Passiamo ora all'ultimo oggetto, il numero 10. Il libro di Soeca è un libro del XVI secolo appartenuto a John Dee, astrologo e consigliere della regina Elisabetta I. Contiene oltre 40.000 parole scritte in un codice ancora oggi in parte indecifrato. Dee credeva che il libro fosse stato donato da un'entità angeliche e che solo chi fosse illuminato potesse comprenderlo.
Quando tentò di decifrarlo, cadde in uno stato di inquietudine e isolamento. Alcuni credono che chi cerchi di tradurlo subisca visioni o altri entrano in contatto con forze oscure. Il libro è oggi custodito nella British Library. Questi oggetti non sono solo pezzi di storia, sono testimoni silenziosi di eventi strani, morti inspiegabili e leggende che attraversano i secoli. Chissà, forse la maledizione non è nell'oggetto ma in chi osa sfidarlo. Cari amici del Paracrime, fatemi sapere qual è il vostro oggetto preferito e sono curiosa anche di sapere se in casa avete mai avuto un oggetto particolare che vi ha creato problemi e che avete dovuto comunque, non lo so, gettarlo o bruciarlo. Sono molto curiosa di questo. Sono sicura che tanti oggetti sì possono essere maledetti da diversi tipi di energie, per questo vanno purificati, ma alle volte la purificazione non è sempre tutto. Alle volte bisogna riportare quell'oggetto al proprio posto. Sono di questo parere, per quello che so, per le mie conoscenze, ecco. Però casomai non si possa proprio riportare in quel posto, beh, chiedete aiuto al prete, ecco, a un esorcista sicuramente, tutto qua. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche in questo video. Se siete arrivati fino alla fine, vi aspetto giù nei commenti e vi aspetto al prossimo video. Ciao!